Mi chiamo Rayana Tabrizi, sono iraniana e vivo in Italia. In questi giorni sentite dell'Iran dovunque, manifestazioni, proteste, repressione, violenze. Iran non è stato sempre un paese che vi raccontano. Iran è stato un paese moderno, libero. E poi qualcosa si è spezzato. Io sono qui per raccontarvi cosa sta succedendo in Iran oggi. E perché quello che vedete oggi riguarda tutti noi. Chi siamo davvero in questo mondo? Ho lasciato il mio lavoro per cercare una risposta tra i volti e le realtà meno raccontate del nostro pianeta. Io sono Francesco e questo è Lati Umani. Allora Ryan, innanzitutto grazie mille per essere qui. E una prima domanda che voglio farti riguarda te, ossia tu sei iraniana, ma da quanto tempo sei in Italia? Sono qui dal 2008. Sì, principalmente sempre ho vissuto a Milano. Com'è stato, diciamo, questo passaggio dall'Iran all'Italia? Come la vivi anche adesso? Allora, adesso, mettendo da parte quello che stiamo vivendo come iraniani per causa delle proteste, ovviamente è un dolore, ma per il resto vivo molto bene, mi sono integrata molto facilmente e fin dall'inizio. È stato molto difficile nel momento dell'arrivo perché non sapendo la lingua, non conoscendo nessuno, primo anno era abbastanza difficile, ma ovviamente dopo iniziando nell'ambito di lavoro, conoscendo varie persone, pian piano tutto è andato avanti. Giustamente vivere in un paese che si respira la libertà è imparagonabile, quindi anche se ci sono ovviamente difficoltà a livello della lingua, dell'integrazione, conoscere le persone, ricostruire proprio la vita da zero, ma il fatto che hai un componente molto importante che in Iran è completamente inesistente, che è libertà, cambia tanto. Infatti guarda, volevo chiederti questa cosa perché noi spesso in Occidente pensiamo all'Iran, o meglio abbiamo un'immagine dell'Iran come un paese fermo nel tempo. E io penso che però per capire l'Iran di oggi e quindi tutto quello che sta succedendo oggi non possiamo non fare un piccolo passo indietro, ossia all'Iran degli anni 50, degli anni 60, prima del 79. E adesso diciamo anche che cosa è successo nel 79. Come si viveva in quell'Iran? Magari i tuoi genitori ti hanno raccontato come si viveva, ma magari i rapporti anche umani, sociali. Com'era l'Iran in quegli anni? Allora, tutto che ti dico sono ovviamente attraverso i racconti perché io sono nata proprio nel 79. Ah, veramente? Sì, sono nata nel 79 e quindi quello prima non ho vissuto direttamente. Non è una coincidenza probabilmente. Non vorrei che quando muoio cade il regime. Speriamo Se no prima. devo morire subito così cade il regime. Speriamo prima. Però giustamente siccome il rapporto dello Shah, dell'Iran, era molto intenso e forte, cioè fu un'alleanza molto forte fra Iran e America, diciamo che a livello sociale la situazione era imparagonabile rispetto a quello che si vive in Iran di oggi. Sappiamo che Iran è un paese estremamente ricco, non solo a livello delle risorse naturali come gas, petrolio, ma ci sono anche tanti altri prodotti che fanno parte dell'Iran che lo rende un paese estremamente ricco. Ma purtroppo vediamo questa forte povertà, specialmente negli anni, anche dal mismanagement del regime della Repubblica Islamica. Quello che Io vedevo anche scusami se ti interrompo, la cosa che mi ha fatto un po' sorridere è vedere queste foto negli anni 50-60 di donne che girano con le gonne, eventi pubblici ovunque, cioè io vedendo quelle foto la prima volta ho detto ma l'Italia, poi ho letto la descrizione e c'è scritto Iran, quindi cioè capito com'era, noi queste immagini dell'Iran non ce l'abbiamo minimamente. Allora, quello in realtà è partito
principalmente con l'arrivo del papà dello Shah, quindi Reza Shah, che ha cercato di portare, modernizzare Iran, perché prima dell'arrivo dello Shah, quindi la dinastia Qajar, comunque Iran era un paese fortemente religioso, le donne giravano spesso con chador e anche volto coperto, che era anche una parte non solo religiosa, anche culturale. Con l'arrivo di Reza Khan, che era a pari passo con Atatürk in Turchia, lui ha cominciato di dare una spinta per cambiare, quindi lui ha fatto tantissimo per l'Iran, cioè tutti noi iraniani, da chi ritiene la monarchia, da chi non, tutti noi ammettiamo che una delle persone che ha aiutato tantissimo a cambiare e proprio spingere Iran verso proprio modernizzazione fu Reza Khan, che era un soldato e dopo è diventato il primo re della dinastia Pahlavi. Lui ha fatto un'azione che da un lato è anche un'azione dittatoriale, del fatto che ha obbligato il diritto di non velo, quindi le donne potevano uscire in pubblico se non portavano il velo, quindi già questo passo che le donne da oggi a domani dovevano uscire, al massimo mettere un cappello, vestire gonna, giacca, per tante donne che andavano in giro con il chador, erano sempre dentro casa, era comunque difficile, no? Cioè l'opposto di quello che succede oggi. Completamente, esatto. Ha dato una divisa ai uomini, ha cambiato il nome dell'Iran, perché prima Iran veniva chiamato Persia, e lui proprio ha scelto il nome dell'Iran per dare una unità alle varie etnie, perché sappiamo che Iran è un paese multietnico, ci sono i curdi, turchi, baluch, azeri, arabi, persiani, e siccome veniva chiamato Persia, un po' altre etnie si sentivano esclusi. Quindi lui ha scelto proprio nel 1930 nome dell'Iran, che vuol dire grande, e che questo con l'obiettivo di creare unità, quindi nessuno escluso da quella patria. Ha costruito tutte le linee ferroviarie, e veramente ha speso tanto su anche istruzione dei iraniani, le scuole, creato lui cognome, perché prima di lui gli iraniani non avevano un cognome, si diceva il figlio del signor X. Lui proprio, quindi tutti gli iraniani hanno cominciato ad avere carta d'identità, eccetera. Quindi è partito da lui, è arrivato al figlio, che è Mohammad Reza, e lui ha continuato ovviamente, ma era molto più moderato rispetto al padre, cioè le donne religiose, comunque tu potevi uscire come volevi, cioè c'erano le donne con chador, c'erano le donne con minigonna, esistevano discoteche, uso di alcol era normale. Qua siamo già negli anni 70. Esatto, praticamente un po', diciamo che più o meno come si vive in tutto il mondo dai normali. Tu hai la libertà di scegliere proprio lo stile della tua vita. C'è un momento poi in cui però la storia cambia, perché ecco nel 79 c'è una rivoluzione che ha cambiato radicalmente il paese. Però ecco, questa rivoluzione, da quello che ho letto, è stata anche supportata da gran parte della popolazione. Cosa era stato promesso agli iraniani e soprattutto cosa si sono trovati poi realmente davanti con l'ascesa di Khomeini, che non è Khamenei ma è il predecessore di Khamenei? Allora, io ho preferito di fare passi dietro, proprio di raccontarti, per darti idea che comunque nell'origine iraniano il fattore della religione esisteva e non puoi completamente cancellarlo, e quindi in quella fase del padre e figlio della dinastia Pahlavi tanti iraniani
non erano contenti prima di tutto per il fatto di religione, quindi il fatto che tu sei ben vista se non porti chador o senza il velo, e dall'altro lato un problema grande che lo Shah, quindi il figlio, era molto religioso, quindi ha dato tantissimo spazio ai uomini religiosi, gli stessi che il padre l'aveva per esempio mandato via. Nel periodo del figlio sono stati costruiti tantissime moschee, lui per sé era molto credente e quindi questo ha dato un po' spazio ancora di più alla fetta religiosa del paese di prendere il potere, mentre intellettuali, i nihilisti, elite che sono stati fuori dall'Iran per studiare e quindi un po' anche riuscivano a confrontare la vera democrazia anche a livello di avere la libertà di espressione, la libertà di avere un partito politico, un credo politico, quando tornavano in Iran e vedevano che gli manca proprio quello, perché mancava anche prima del 79, si è creato un'alleanza fra religiosi e non religiosi, quindi tanti anche intellettuali facevano parte dell'opposizione allo Shah perché comunque volevano la libertà. Quindi si sono alleati, c'erano anche un gruppo molto forte della sinistra che fino ad oggi esistono, che si chiamano Mujahedin del Khalq, la MEC, e adesso vengono chiamati in Italia Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che loro erano marxisti sciiti, quindi già questo miscuglio molto strano, come può essere marxista ma essere anche religiosa, che loro erano armati. E quindi loro assieme a Khomeini e altri gruppi si sono alleati contro lo Shah, con proprio la promessa da parte di Khomeini che dal domani dell'Iran ogni partito avrà il suo diritto di... La libertà. Esatto. Mentre sono stati anche traditi loro e quindi sono stati uccisi tanti di loro, tanti sono andati in Iraq e hanno collaborato con Saddam Hussein durante 8 anni di guerra contro l'Iran, quindi anche nella memoria dei iraniani quel gruppo Mujahedin, che esistono fino ad oggi e sono anche molto potenti, sono mal visti come il regime della Repubblica. Quindi questo movimento religioso ha buttato giù la monarchia. Sì, però bisogna non dimenticare il ruolo fondamentale dell'America anche lì, perché comunque nel momento in cui lo Shah ha deciso, quindi il figlio, ha deciso di non svendere il petrolio all'America e quindi ha detto come voi ci fate, proprio c'è una intervista dello Shah che dice come voi ci fate pagare il grano con il prezzo che volete, noi da oggi in poi vogliamo decidere noi a che prezzo vendere petrolio. Lì fu la sua fine. E infatti dopo l'arrivo di Khomeini, quando lo Shah ha fuggito, prima è andato in America, ma gli americani hanno deciso di restituire lo Shah ai rivoluzionari. E quindi la salvezza fu che lo Shah è scappato in Egitto perché la sua prima moglie era la principessa egiziana, è rimasto esule in Egitto, è morto lì, infatti la sua tomba si trova lì. Quindi noi abbiamo avuto quel tradimento dell'America anche nel 79, quindi uno dei poteri che ha spinto Khomeini dentro Iran fu anche America, indubbiamente. E questa è una cosa molto interessante perché poi veniamo all'attualità e magari possiamo anche capire in questo caso il ruolo degli Stati Uniti quale può essere. Però ecco, una volta che si instaura questo Stato islamico con al potere Khomeini, come cambia la vita delle persone a livello di restrizioni? Noi prima abbiamo detto, no? La vita com'era durante la monarchia, quindi prima del 79, come cambia dopo il 79 a livello proprio di vita quotidiana di tutti i giorni? Allora, da ribadire che la moglie dello Shah, che ancora è viva a Parigi, lei ha avuto un ruolo fondamentale nella emancipazione femminile, quindi lei ha cercato proprio di spingere le donne, quindi le donne avevano preso un bel potere anche nell'istruzione, ha aperto tante scuole contro analfabetizzazione delle donne
E Khomeini, quando è arrivato, all'inizio comunque ancora le donne potevano girare tranquillamente, e lui aveva promesso che appena arriva direttamente andrà in Qom, che è la città religiosa in Iran, un po' come Vaticano, e non avrà a che fare con la politica. Invece è arrivato e subito cambiato idea, ha preso proprio il potere a livello politico, ha cominciato di applicare le ideologie proprio, come si dice, radicale islamista, e lì le donne hanno sentito subito il pericolo. Infatti nella manifestazione, nella marcia di 8 marzo 1980, c'è una marcia enorme che hanno fatto le donne proprio contro il velo, perché lì hanno iniziato ok al lavoro con il velo, gonna no, quindi pian piano le donne hanno sentito questo, solo che non è stato preso. Quindi quella libertà, in particolar modo per le donne prima del 79, o anche libertà per gli uomini, perché ovviamente cravatta abolito, usa alcol abolito, discoteche sparite, cinema abolito, l'università chiuse con l'arrivo di Khomeini. Quindi tu immagini che un paese che molto tranquillamente stava andando verso proprio un po' arrivare a pari passo con paesi occidentali, perché l'obiettivo dello Shah proprio era far arrivare Iran, e faceva sempre esempio di diventare un po' come Germania. Lì, e lui ha veramente messo tanto, in 79 si è fermato, quindi è arrivata una persona con un'ideologia arretrata, incivile, e quindi tante donne, tanti sono andati via dall'Iran proprio in 79-80, dopo è partita la guerra, e la guerra ovviamente Iran è rimasto abbastanza solo, perché maggior parte del mondo era più verso Iraq che Iran. Sì, nella geopolitica esatto. È stato isolato come. Però iraniani, come tutto il mondo, presumo che quando invadono il tuo paese, tu a prescindere il governo vai a combattere, perché lì si tratta della tua patria. E tanti iraniani, anche dell'opposizione contro Khomeini, ovviamente sono andati a combattere, quindi per 8 anni, subito dopo la rivoluzione, fu un pensiero fisso su salvare la patria, quindi altri temi come diritti umani, come diritti delle donne, si è rimandato, ma sempre in quei 8 anni il regime subito ha continuato in parallelo di soffocare completamente l'opposizione, quindi sono stati massacri degli anni 80 di tutta opposizione che aveva collaborato con Khomeini per far cadere la monarchia. Quelli traditi. Esatto, sono stati tutti giustiziati, ci sono fossi comuni in Iran. Raisi, che era presidente, che è caduto in elicottero, per esempio, è titolato macellaio di Teheran, perché lui proprio faceva, assieme a un paio di altri, facevano tribunali di 3 minuti, condanna a morte, e la stanza accanto sparavano e proprio hanno ucciso una marea di persone. E hanno voluto anche di allungare la guerra, perché quella guerra doveva finire dopo 2 o 3 anni, si sono arrivati a accordi, ma il regime ha preferito di allungarlo perché era proprio il momento migliore per soffocare tutta l'opposizione, per soffocare le donne e quindi un po' prendere radici dentro Iran. È andato avanti, ma anche la lotta del popolo, di chi non ha mai potuto accettare il regime della Repubblica Islamica, chi ha sentito tradito, fin dal primo giorno è iniziato e continuato. Infatti quello che noi vediamo oggi non è il frutto di una lotta di oggi o della donna vita di libertà del 2022, questo è il frutto di una lotta costante per 47 anni. Infatti per questo siamo partiti proprio da pre-79, perché molte persone vedono quello che succede oggi, ma non sa magari da dove è partito tutto, come è cresciuto tutto. Quindi quello
che appunto a cui voglio arrivare, il tema centrale è come è cambiata la condizione della donna negli anni. Quindi abbiamo detto un po' com'era prima del 79, com'è cambiata dopo il 79 e com'è oggi. Cosa vuol dire oggi essere donna in Iran? Oggi essere donna in Iran secondo me è un grande orgoglio, perché le donne iraniane sono diventate anche famose in tutto il mondo per la loro tenacia, cioè proprio chiunque qua appena dici che sono iraniana, loro citano prima cosa, dicono donne iraniane, e questo è proprio un orgoglio, questo è frutto anche di quella lotta che ti dicevo, grazie a tante donne che hanno continuato questa lotta, tante donne anche istruite, perché comunque sia prima del 79, grazie alla moglie dello Shah che ha cercato di emancipare le donne, quindi questa voglia è nata tantissimo prima del 79, si stava prendendo anche piede, che è arrivato Khomeini, che ovviamente Khomeini era completamente contro istruzione femminile, proprio contro istruzione, perché lui Ed è diceva, successa questa cosa? Cioè è successa? Cioè effettivamente ha attuato questa politica di... lui ha una dichiarazione che proprio dice che le università sono più pericolose della bomba atomica, quindi istruzione è proprio, è molto pericoloso. Solo che loro hanno fatto un errore grande, che in Iran le donne l'hanno preso e hanno usato subito come un'arma. Loro hanno hanno lanciato una università che si chiama fino ad oggi Università Islamica, che non è pubblica, quindi a pagamento, e sono tantissime facoltà e branch piccoline in tutto l'Iran. All'inizio, per poter entrare all'università, siccome si chiamava islamica, tu dovevi andare tassativamente con il chador, tutta coperta, erano tante restrizioni, e tante famiglie religiose in Iran che per esempio non si sentivano tranquilli di mandare la figlia in un'altra città prima del 79, perché comunque fu anche tanta questa libertà a una ragazza che magari nella famiglia girava con chador, però senza genitori, lontano dai genitori, magari metteva minigonna, quindi tante famiglie non permettevano che la figlia vada a studiare altrove. Hanno sentito questa sicurezza che le loro figlie adesso possono andare, perché comunque saranno sotto osservazione, controlli, dormitori comunque sono un po' come carcere. Questa ha aiutato alle donne iraniane proprio che tutte le donne iniziano a studiare, e quindi siamo arrivati che adesso 70 posti nelle università sono occupati dalle donne, e forse siamo uno dei pochi paesi che la facoltà dell'ingegneria e matematica è occupata dalle donne. Principalmente le donne, da noi invece succede Esatto, l'opposto, infatti sono qui è quasi tutti contrario. uomini. Nella facoltà di medicina, per esempio, hanno messo una quota che si chiama quota blu per dare ai maschi di poter entrare, perché le donne divorano tutti i posti, quindi perché le donne in Iran sanno che la loro unica salvezza è diventare forte nella società a livello accademico e carriera. Quindi situazione delle donne si è peggiorata nel fatto che ovviamente tutte le leggi che sono stati inseriti nella Costituzione sono anti-donne, quindi le donne non hanno quasi nessun diritto nell'ambito del divorzio, per affidamento dei figli, nel trovare lavoro comunque le donne sempre hanno poca possibilità, maggior parte dei ruoli manageriali spesso venivano dati agli uomini, adesso è comunque cambiato tanto, ma le donne hanno continuato a lottare. Abbiamo tante donne attiviste che hanno cercato durante questi anni, conosciamo tutti per esempio Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace in 2023, che lei era la studentessa, lei ha studiato ingegneria e faceva parte dell'associazione creata da Shirin Ebadi
premio Nobel del 2003, che lei prima del 79 era un giudice. Infatti in Corte dei Conti di Roma la sua foto c'è perché lei è proprio una delle donne giudice, pari passo come donne in Italia, perché io sono stata lì quando raccontavano delle difficoltà di poter entrare nell'ambito, quindi lei conosciuta anche da tante donne qua in Italia, e quindi loro hanno lanciato questa associazione per proteggere i diritti delle donne, lottare, e Narges Mohammadi era vicepresidente di quell'associazione. Lei è andata avanti, ha portato avanti questa lotta in questi anni, veramente sempre ha vissuto a casa, carcere, e una delle sue dichiarazioni che adesso lei ha lanciato a Nazioni Unite è proprio di riconoscere l'apartheid di genere come un crimine di umanità. Quindi diciamo che le donne, nonostante che sono state represse pesantemente in Iran, vanno avanti, quindi oggi secondo me, e non è stato mai essere donna in Iran, è una cosa mal vista anche da una famiglia quando ti dicono è nata è una femmina. In Iran, grazie anche alla cultura iraniana che ha radici in passato, che le donne hanno avuto sempre un rispetto particolare, penso che nel privato essere donna sempre è stata una cosa ben accettata, amata, ma nella società era difficile perché comunque le donne subivano tante discriminazioni. Ma oggi io ritengo che essere donna in Iran vuol dire essere una eroina conosciuta da tutto il mondo. Ma qual è il rischio che affronta una donna se non indossa il velo in Iran, se scende di casa senza velo? Quale può essere? Quindi venendo proprio alla vita di tutti i giorni, no? Questioni molto pratiche. Se una donna non indossa il velo, cosa può succedere? Ti rispondo basato sulla Costituzione e non su quello che adesso vediamo in Iran, perché sempre tornando alla lotta delle donne, adesso tante donne vediamo che sono senza il velo, tante aziende private comunque le donne tranquillamente possono continuare a lavorare senza il velo, ma tutti i posti pubblici, le università, tu devi portare il velo per poter andare. Parlo dei miei tempi perché io comunque fino a 29 anni ho vissuto in Iran e la parte più buio, più diciamo pesante ho passato nelle scuole, nell'università, la mia adolescenza, e lì credimi che se per esempio 5 centimetri la tua mantella era più corta venivi espulsa dalla scuola. Quindi comunque a livello costituzionale, visto che ancora l'obbligo di velo è nella Costituzione, se una donna non porta il velo non può entrare nelle istituzioni governative, dall'università verrà espulso, e anche a livello dei ruoli. Se parliamo per esempio una donna che è un medico che ha il suo studio, tranquillamente adesso può anche girare senza il velo, perché all'interno del suo studio? Sì, ma pubblicamente per strada? Anche pubblicamente tante donne lo stanno facendo perché comunque è una forma di disobbedienza sociale che viene utilizzato contro il regime. Ma se lo fanno cosa succede? Se lo fanno vengono arrestate, quindi le donne che escono senza il velo ogni giorno, che qui magari visto, perché tanti dicono ormai adesso vediamo tante donne senza il velo, che però non sanno che quelle donne quando escono da casa escono consapevole del fatto che magari appena girano la strada ad angolo troveranno polizia morale che la arrestano, porteranno in carcere, 72 frustate. Questi sono i passi: o finisce con una firma e pagando una multa, o 72 frustate, o come caso di Mahsa Amini il 2022, che poverina era pure con il velo ma si vedevano i suoi capelli, finisce a morire. Quindi il rischio c'è, perché finché non cambia la legge non possiamo dire che il velo, uscire senza il velo è tranquillo, perché verrà considerato sempre come un reato. Quindi una donna che decide di uscire senza il velo lo sa che ci saranno le conseguenze.
Per cambiare questa legge cosa bisogna fare? Far cadere il regime. Il regime. Ok. Perché il velo è come il muro di Berlino per loro, altrimenti era molto facile un po' anche rilasciare un minimo di libertà e dire ok, va bene, girate senza il velo, ma io continuo la mia repressione su altri temi, io faccio come ho fatto finora, ma loro sanno che appena danno quello, è finito, è caduto il muro, quindi non torneranno indietro loro. Tu mi hai parlato di polizia morale, giusto? E infatti voglio venire a questo tema, ossia le notizie che filtrano sono da brividi per quello che sta succedendo oggi. Possiamo dire che in qualche modo la repressione e anche le esecuzioni pubbliche vengono utilizzate un po' come strumento di terrore psicologico nei confronti dei cittadini iraniani, anche per paralizzare un po' la popolazione rispetto a quello che sta succedendo adesso, quindi le proteste? Assolutamente sì, perché comunque intanto ti dico da iraniana, ho vissuto tanti anni in Iran, no? Per me la figura della polizia in generale è una figura che mi crea terrore. Cioè perché sempre vissuto in Iran, che appena vedevo un poliziotto con la divisa ti batte un po' il cuore. Mi batteva il cuore, quindi qui pian piano, anche da 2022 che comunque faccio tanta attività, quindi sono in contatto con polizia, li vedo sempre che vengono alle manifestazioni a proteggerci, proprio contrario di quello che vediamo in Iran. E proprio una volta ho detto ragazzi, non sapete io come vi vedo, adesso pian piano sto capendo che la tua figura è qui per proteggermi, perché in Iran è tutto contrario, per reprimermi. Quindi anche utilizzo delle esecuzioni in pubblico, non solo perché uno dei mezzi di tortura in Iran, nei carceri, è per far confessare sotto la pressione ai prigionieri politici, è proprio esecuzione finte. Quindi ti mettono su quella sedia, mettono la corda, che non si chiama la corda, un altro cappio forse. Cappio, e cercano di dirti che ti stiamo uccidendo solo per prendere confessioni da te. Quindi è questo proprio un strumento di terrore diffusissimo. E infatti una delle lotte di opposizione, per esempio Narges Mohammadi, è la richiesta di abolire la condanna di morte in generale. Fu 3-4 mesi fa un sciopero molto diffuso in 2 carceri in Iran, non carceri dei prigionieri politici, proprio per abolire contro la condanna di morte, che vabbè, ovviamente ancora non sono riusciti, ma comunque questa è anche una richiesta, perché se noi vogliamo diventare un paese a pari passo con tutto il mondo, una delle cose che deve essere abolito è la condanna di morte, che non esiste in Europa, no? Questo noi non vediamo, o noi non abbiamo prigionieri politici in Europa. Queste sono le cose che noi cerchiamo in tutti questi anni di lavorare, perché comunque per il domani dell'Iran noi vediamo i valori della democrazia che esistono in Europa, e quindi è un work in progress da tanti anni. Ma infatti secondo me è molto interessante, per questo ti ho chiesto all'inizio com'è stato per te venire in Italia, quindi un cambio di vita, una società completamente diversa. Adesso mi racconto da questa cosa qui della polizia, quindi come è cambiato il tuo approccio rispetto alle forze dell'ordine, perché prima erano viste in un modo, adesso invece piano piano ti stai, probabilmente dopo quasi 20 anni ti stai ancora un po' abituando a questa cosa. Cioè, ti faccio un esempio banale, mio padre era qui, quando siamo passati davanti a San Vittore, ha detto qui è un carcere, ho detto sì, ha detto e chi sono incarcerati? Sono solo delinquenti o ci sono anche i prigionieri politici? E io ho detto papà, qui prigioniero politico non ha un significato, non esiste, perché qui tutti sono liberi a esprimere la loro posizione, anche a avere un partito contro proprio il governo attuale. E vedi, noi veniamo da un concetto che questo per noi è proprio dentro il nostro pensiero da anni e anni. Ok, guarda, adesso voglio arrivare a questo tema che è molto importante secondo me, perché
il regime investe enormi quantità di denaro, risorse nel bloccare internet o comunque nella propaganda. Quindi dal tuo punto di vista anche di attivista, quanto è difficile capire le notizie che arrivano oggi, quanto sono veritiere, quindi verificare effettivamente che sono veritiere e quindi appunto distinguere la realtà dalla disinformazione di Stato. Quanto è difficile questa cosa? Come facciamo a sapere noi italiani che una notizia è vera o non lo è, manipolata anche a livello social? Mi rendo conto che è molto molto difficile. Nessun giornalista può entrare in Iran e raccontare la verità perché verrà subito arrestata e l'abbiamo visto tanti esempi senza citare i nomi. Quindi se per caso come giornalista tu vuoi entrare in Iran, soltanto devi raccontare quello che vuole il regime. Le notizie che arrivano, comunque tu immagini che sono 10 milioni di iraniani di diaspora e tanti di loro hanno le famiglie là, sono in contatto, tanti sono attivisti anche lì, politicamente si intendono. Quindi anche a noi quando arrivano le immagini dai fonti che fra noi sono fonti abbastanza sicuri, comunque sempre facciamo un check per non dare le notizie non corrette, perché non parlo solo della propaganda del regime che è molto forte, ma parlo anche di mantenere un profilo corretto e serio, per esempio da me, perché comunque io vengo considerata come una fonte di informazione. Un ponte fra Iran e Italia, quindi noi sempre facciamo un check delle notizie, delle immagini che arrivano. Per esempio se arriva un'immagine di giorni fa e arriva oggi, dobbiamo controllare se non è, perché comunque dare una notizia che la gente è in strada e dire oggi non è corretto. Quindi è molto difficile, molto time consuming, però fra noi comunque tutti questi anni siamo riusciti anche a costruire una rete non soltanto nazionale, globale, quindi verifichiamo le notizie, ma comunque lottare contro il regime anche a livello di propaganda, considerando che il regime della Repubblica Islamica è molto forte nell'ambito della propaganda, non è facile. Quello che per esempio oggi stavo dicendo a una giornalista, che questi giorni quando le famiglie vanno a restituire i corpi dei loro cari uccisi nelle manifestazioni, per ogni corpo il regime chiede una somma di denaro che più o meno equivale a 3.500 euro. Quindi tu immagini che questa somma anche per noi che viviamo qua, guadagniamo, non è... Però ecco, faccio un piccolissimo passo indietro. Cosa succede? Cioè, ecco, voglio capire un po' questa dinamica. Cioè, parliamo di persone che vengono uccise, magari perché protestano, si oppongono al regime e quindi vengono uccise, e una volta che vengono uccise cosa succede? Allora, se sono fortunati vengono pescati da altri manifestanti, portati via, comunque diciamo che almeno la famiglia Può vedere il corpo, può vedere diciamo. il corpo, ricevere e fare funerale. Che lì anche ci sono tantissime minacce, perché comunque sempre la forza del regime si infiltrano nei funerali e cercano di proprio soffocare. Invece quei poveri che finiscono nelle mani, da ogni famiglia chiedono una somma e contano per esempio tante volte i bullet, quanti proiettili sono nel corpo e ti fanno pagare i proiettili, tu immagina. Quindi loro chiedono i soldi Alla famiglia, dicono se famiglia. voi volete il corpo dovete pagare. Esatto, ma se volete il corpo gratuito dovete firmare una dichiarazione e noi ce l'hanno già prestampato una tessera che dichiarate che il vostro figlio faceva parte della forza paramilitare Basiji e noi diamo il corpo gratuito. Cosa vuol dire? Che così maggior parte di chi è stato ucciso verrà contato nella lista della forza paramilitare Basiji e quindi loro nel mondo potranno dire no, guardate, chi più è ucciso erano i soldati, erano poliziotti
e che il resto che ha cercato di uccidere erano i ribelli pericolosi per la sicurezza nazionale. Quindi vogliono far passare proprio persone normali, convertire lo studenti. scenario. Sì, vogliono far passare studenti, persone normalissime come invece dei ribelli. Esatto. Io proprio da chi è stato nelle piazze è riuscita ad arrivare in Germania, una mia amica, lei mi ha raccontato che ha visto con i suoi occhi che proprio la polizia con manganelle, no? I manganelli. Spaccavano i vetri in tutte le strade, cioè, e dopo le immagini che adesso gira dalla pagina dell'ambasciato iraniano in Italia, perché io seguo ovviamente quella pagina per vedere le cose che dicono, e è stato utilizzato contro, dicevano che guardate che protestanti, manifestanti stanno spaccando tutto. hanno spaccato tutto, invece è proprio tutto contrario. A loro non interessa il bene del paese. Non interessa, e loro Questo hanno, far passare. a parte che comunque con intelligenza artificiale benissimo possiamo, e attacco cyber del regime è riconosciuto tutto il mondo, sono molto bravi a fare cyber attacchi nell'ambito. Iran non è rimasto fermo, consideriamo il fatto che in Iran ci sono tantissimi scienziati che lavorano per il regime a livello arricchimento dell'uranio, per esempio, quindi possiamo dire che si intendono anche della tecnologia, hanno portato tecnologia di costruire i razzi in Russia, in modo che Russia diventi un po' anche indipendente, quindi hanno portato proprio quella tecnologia, vendono i droni alla Russia per invadere l'Ucraina, quindi non è un paese, cioè, sembra un paese fermo perché le donne magari portano il velo, per chi non conosce la realtà vera dell'Iran, quindi collega che il velo è il simbolo di essere indietro. Però Iran a livello tecnologico è molto avanzato. Purtroppo che la tecnologia però viene utilizzata. Certo, purtroppo è la tecnologia che viene utilizzata in un certo modo. contro il popolo e anche per controllare Medio Oriente. Senti Rayane, tu vivi in Italia, sei una voce molto molto attiva. Cosa significa per te, che sei iraniana, che hai genitori in Iran, vivere questa situazione da un altro paese? Cioè io immagino che magari, non so, io per esempio non dormirei la notte a pensare a quello che succede nel mio paese, quindi cioè, mi chiedo come la stai vivendo tu questa situazione? Molto male, molto male, molto male, molto doloroso vedere che sei lontana, che non puoi fare niente, che non puoi essere nelle strade, anche al costo di morire. Noi sappiamo che se usciamo, il 50% non torneremo a casa, no? E quindi è molto doloroso. Come dicevi, io dormo pochissimo la notte, non ho appetito, piango spesso o comincio a arrabbiarmi. In più c'è aspetto che tu qui devi lavorare perché comunque sei un immigrante, no? E anche fare finta, perché tante volte tu lavori in un ambito che proprio della politica, io lavoro nell'ambito di informatica per esempio, questi 2 giorni ho avuto un corso tutto il giorno, nel corso si rideva, si scherzava. Molto difficile, far è finta molto di nulla. difficile poter far finta che non succede niente, senti impotente perché vedi che i tuoi amici vengono uccisi e tu non puoi fare nulla, quindi è un grande dolore e quindi si cade molto spesso nella depressione, nella disperazione, ma io ho sempre detto, cerco personalmente, e dico anche a tutti i miei amici che vivono nello stesso, diciamo, stato, anzi tanti di loro peggio, dico che noi dobbiamo comunque trasformare questo dolore solo in una energia per continuare a lottare, perché in casi come questo caso di blocco internet, che non succede per la prima volta, anche è successo nel 2019,
proprio siamo noi che adesso tocca a noi di andare in strada, cioè parlare, informare, quindi non abbiamo altro, quindi dobbiamo continuare. E se tu vuoi sentire i tuoi genitori come fai? Diciamo che io attraverso le mie sorelle che io vabbè da un bel po' che sono fuori dall'Iran, quindi la maggior parte anche dei miei amici sono fuori. Invece mie sorelle più facilmente attraverso loro amiche che sono ancora in Iran ogni tanto riescono a sentire i miei. Mi hanno inoltrato 2 vocali dai miei genitori ieri sera che dicevano che stiamo bene, non vi preoccupate, ci mancate. Vi mancate e mi è arrivato quel vocale, ma io personalmente non ho sentito i miei tranne un decina di secondi di mia mamma che un giorno mi ha chiamata e ha detto stiamo bene, siamo vivi, è finito lì. Quindi pochissimi secondi. Pochissimi secondi, ma adesso è un po' più agevolato, cioè c'è la possibilità un pochettino di più di sentire perché hanno un po' aperto le linee telefoniche perché comunque loro oltre blocco di internet avevano bloccato proprio le linee telefoniche, quindi io da un cellulare Un paese normale, isolato dal mondo. non solo da fuori a interno, Ma anche anche all'interno. all'interno loro a un certo punto hanno bloccato tutte le linee perché ovviamente per poter raggruppare le manifestazioni e decidere da dove partire, comunque un po' organizzare, bisogna comunicarsi, no? Ma è devastante questa E cosa. Se quindi- io penso ad esempio in Italia, no, una persona che sta male non può neanche chiamare il pronto soccorso, cioè come fai a vivere? Cioè veramente, mamma Ma mia. per loro la vita delle persone non conta. Ma ecco, alla luce di questa situazione, qual è la tua visione e qual è la tua speranza per il futuro dell'Iran e anche del popolo iraniano? Allora, vabbè, la speranza è una cosa che va un po' fuori dalla logica, no? Cioè, la mia speranza, forse banalmente, che è proprio di poter festeggiare il nostro capodanno iraniano, che è 21 marzo del 2026 in Iran. Perché tanto scusami se ti interrompo, ma l'Iran attualmente in che anno vive? 1404. Ok. Che è l'anno solare che è basato un anno scientifico, un calendario scientifico che è basato sul giro della Terra attorno del Sole e nel momento in cui la Terra finisce il suo giro completo, in quell'istante per noi anno si cambia. Quindi noi abbiamo Capodanno ogni anno con orari diversi, quindi una volta a mezzanotte, una volta alle 4 la mattina, una volta a mezzogiorno, perché proprio è basato a proprio movimento della Terra. Tu lo segui questo? Assolutamente, io lo sento, cioè Lo io senti? nonostante che vivo 18 anni in Italia, ancora quell'odore di Natale che un italiano sente, io non lo sento, ma io quasi 15-20 giorni prima del nostro Capodanno, che è 21 marzo, cioè proprio sento odore proprio Me della lo segno perché così ti primavera. faccio gli auguri quando è il 21 Perché marzo. si inizia anche con il primo giorno della primavera, quindi io spero, il mio desiderio di poter festeggiare Capodanno quest'anno in Iran, ma la mia visione non è così ottimista. Sono sicura che comunque la lotta continuerà, non si fermerà perché adesso ha famiglie, migliaia di famiglie che hanno perso i loro figli in passato perché questa lotta, come ti dicevo, da 47 anni fa è partito, tante famiglie hanno perso i loro figli, quindi ci sono tante madri, noi hanno un titolo diciamo Modarone Dodha, vuol dire le mamme che chiedono la giustizia. Quelle famiglie ancora vanno avanti, a loro si è aggiunto anche altre 20.000 famiglie adesso in questi giorni
che andranno avanti, non hanno più nulla a perdere, non c'è un punto di ritorno, quindi so che questa lotta va avanti e dai segnali che vediamo il regime completamente ha perso la sua legittimità e anche la sua potenza, perché è vero che adesso la gente ha paura di uscire nelle strade perché ci sono i cecchini che ti sparano, quindi un po' hanno soffocato le manifestazioni, ma comunque questo è un strumento di terrore anche momentaneo, perché giustamente adesso con anche l'opposizione, con Pahlavi, il figlio dello Shah, adesso sta mandando, probabilmente avremo un paio di altro richiamo da parte sua, perché quei 2 giorni che loro hanno bloccato internet fu un richiamo da Pahlavi che ha chiesto riempite le strade. E tutti sono andati nelle strade, a prescindere che erano monarchici o non, tutti hanno accolto quel richiamo, quindi lui è stato l'unico della faccia di opposizione, tanti diciamo colori dell'opposizione, lui è stato l'unico che ha fatto quel richiamo, quindi gli iraniani hanno riempito le strade. Adesso di nuovo lancerà e quindi vedremo come andrà, ma comunque sperando che ci sia anche un intervento esterno, ma la struttura del regime, la sua diciamo, legittimità, anche il suo potere è andato tantissimo sotto discussione, quindi si è svelato un po' la faccia vera, anche grazie a quei 12 operazioni in giugno, perché comunque loro con gli attacchi hanno ucciso un bel po' di componenti importanti della struttura, hanno finanziammente comunque i bombardamenti hanno danneggiato a livello finanziario, a livello struttura, perché Bombardamenti quelli che ci sono stati da parte di Israele e America, perché hanno distrutto comunque tanti loro depositi degli armi, eccetera. Quindi anche il tempo che adesso, il fatto che loro un po' hanno detto prima negoziamo, non negoziamo, fermiamo le esecuzioni, che non è vero, è anche un po' per comprare tempo per rinforzarsi e anche un po' speranza che magari la Russia ci dia una mano. Mi auguro di no e penso di no, però comunque tanti di noi crediamo che quest'anno è anno decisivo. Guarda, noi oggi abbiamo scelto qui in TV di proiettare questa bandiera, che oggi non è la bandiera ufficiale dell'Iran. Cos'è? Per noi è sempre ufficiale. Ma che cos'è? Soprattutto in cosa cambia? Allora, quella bandiera fu la bandiera proprio ufficiale dell'Iran fino al 1979. Quindi comunque è una data che ricorre sempre, importantissima. Esatto. Questa data. Dopo, con l'arrivo di Khomeini, una delle primissime cose che hanno cambiato fu la bandiera. Quindi i colori sono rimasti tali, anche ordine, soltanto che loro hanno tolto quel simbolo del leone che per loro è simbolo della, diciamo, monarchia, eccetera. Quindi hanno tolto completamente quello e in mezzo hanno messo un simbolo che è scritto, diciamo, sulla sua particolarità è scritto Allah, che vuol dire Dio, e ci sono le scritte tutta parte qua e tutta parte qua in arabo, quindi anche Allah è una parola in arabo, perché noi in farsi diciamo Khoda, quindi già la bandiera iraniana con le scritte arabe. È scritto Allahu Akbar, vuol dire che l'abbiamo sentito, Dio è grande, quindi la bandiera già, quindi tu immagina che quella bandiera per noi non è stata mai la rappresentativa dell'Iran, però è una bandiera giustissima che rappresenta il regime della Repubblica Islamica. Quindi tra le tue speranze ci possiamo mettere dentro anche il cambio della bandiera e il ritorno di questa. Ma guarda che già nelle proteste, nelle strade in Iran, ci sono tanti filmati che i ragazzi vanno, tirano giù la bandiera del regime e tirano su quella bandiera. Quella per noi rimane, cioè un po' la bandiera non è una cosa che oggi decidi di cambiare il colore, cioè in continuazione. È identità. E per noi quella bandiera è la mia identità da iraniana. Senti, invece se tu potessi dire qualcosa agli italiani e non, quindi
diciamo, se tu volessi lanciare un appello al pubblico, cosa diresti? Cioè sentiti veramente libera di dire quello che vuoi. Vabbè, un conto è parlare con il popolo italiano, un conto parlare con Ok, il governo italiano. Perché diciamo sono il popolo sempre cose italiano, diverse. le persone. Non posso negare il fatto che noi abbiamo un forte sostegno da tanti italiani, per noi adesso è la famiglia. E tantissime persone, parlo veramente dei numeri che cercano di sostenerci in tante forme, anche a livello economico, quando succedono problemi dobbiamo aiutare ragazzi che scappano, arrivano qua, hanno bisogno di cure mediche, eccetera. Quindi riceviamo tanto supporto, ma comunque in questo momento vedere così le piazze vuote per la causa iraniana un po' fa male al cuore. Invece per il governo italiano completamente delusi, proprio perché sono rimasti fuori da quella decisione Parlamento europeo che vogliono inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche e 24 nazioni hanno, diciamo, dato ok, quindi sono disposti a firmare. Invece Italia, Spagna e Francia ancora sono 3 nazioni che rifiutano di firmare, quindi che questo in realtà è un passo molto molto importante anche nella storia e aiuta tantissimo gli iraniani, perché comunque i Pasdaran, che sono IRGC, non so se hai informazione su quello, la guardia rivoluzionaria islamica, non iraniana, perché se si chiamavano iraniana non potevano fare operazioni fuori dai confini dell'Iran, quindi non potevano collaborare con Bashar al-Assad in Siria, non potevano interferire in Iraq, in Yemen, quindi un po' quel nome scelto proprio con un obiettivo particolare. Loro gestiscono Iran a livello economico, quindi il Pasdaran, controllano il paese a livello economico e anche a livello militare, quindi da noi l'esercito viene controllato da Pasdaran. Quindi se Pasdaran viene inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche, oltre il fatto che comunque per noi è una grande conquista, per gli iraniani quindi è ancora una marcia in più per continuare la lotta, ma che tutti i loro asset in Europa verrà congelata, i loro componenti non possono più viaggiare in Europa, verranno espulsi tanti di loro, quindi è veramente un aiuto molto concreto. E ahimè, in un paese che io, la mia casa, che sto lottando, che ancora non ha firmato, è pesante, è pesante. Quindi io proprio voglio quello dal governo italiano, che sì, solidarietà va benissimo, parole belle va benissimo, ma serve un'azione concreta. Invece dal popolo italiano, ringraziando tutto quello che fino ad oggi abbiamo ricevuto sotto forma di sostegno, solidarietà, anche una bella parola tante volte ci ha aiutato tantissimo, ma di dare il diritto ai iraniani di decidere cosa vogliono. Quindi se adesso gli iraniani vogliono un'operazione esterna, devono rispettare quella richiesta, perché si tratta di R2P, quindi Right to Protect, e quindi in questo caso abbiamo anche casi simili. Anche Italia è andato in Serbia, se non mi sbaglio, ha fatto un'operazione là, e quindi o anche collaborando con America per battere giù il fascismo qua, i partigiani, l'aiuto di America anche è stato lì, e io mi domando, quindi voi chiedete l'aiuto da parte degli Stati Uniti? Gli iraniani questo lo vogliono. Vogliamo rispettare o vogliamo criticare? Loro vivere come si vive in Iran, che io mi auguro per nessuno,
non è facile, quindi se adesso loro nelle strade, con milioni di persone nelle strade, stanno facendo questa richiesta, non criticate e amplificate la voce del popolo. Perché andare a una manifestazione e sentire soltanto in continuazione critiche sulla richiesta del popolo iraniano veramente ti delude tantissimo. Lo so, anche io da iraniana non sono felice che un potere esterno viene a salvarmi, specialmente che quel potere esterno sia Donald Trump, ma siamo disperati, abbiamo bisogno delle armi. Noi siamo un popolo sempre lottato pacificamente, senza le armi, ma se di fronte portano in una piazza mitragliatrici e davanti a me che sto soltanto dicendo slogan e mi sparano, come posso fare? Come posso continuare questa lotta pacifica senza le armi? Infatti, secondo me si tratta proprio del diritto e alla libertà di protestare. Cioè anche semplicemente quella dovrebbe essere... È che non c'è, ma che non è scritto neanche nella Costituzione. Cioè, nella Costituzione iraniana il diritto di protesta esiste, ma non viene applicato come tutto il resto, giustamente. Come il fatto che non è scritto da nessuna parte che la cravatta non puoi usare, però in Iran non puoi mettere una cravatta e entrare in un'istituzione o lavorare nelle strutture governative, perché è un simbolo di imperialismo. Occidentale. Occidentale. Comunque, o pantaloncino, un uomo non può andare in giro con pantaloncino, un uomo non può dimostrare tatuaggi, cioè proprio metto da parte donne, perché però anche uomini in Iran non vivono. Un uomo in Iran non può uscire senza maniche, non può andare in giro con capelli come vuole, colori che vuole, le cose che noi vediamo qua, che per noi è normalità, in Iran non esistono né per donne né per uomini. Che, voglio dire, sai che cosa mi ha fatto pensare giusto per un momento un po' alla Corea del Nord, no? Che ci sono quelle robe per cui il taglio di capelli deve essere soltanto un certo tipo, ne può uscire soltanto 6, e noi tante volte, ecco, proprio per questo ci tenevo tantissimo a incontrarti, a fare 2 chiacchiere, proprio per far capire alle persone quanto l'Iran in realtà, per quello che sta vivendo oggi, e quindi anche il motivo delle proteste, è veramente, non è così tanto lontano da alcuni esempi, altri esempi mondiali, tra cui ad esempio in questo caso la Corea, anche se sono paesi diversi, culture diverse, però ci sono alcuni aspetti, diciamo, che accomunano le dittature in questo caso. No, sono pienamente d'accordo, e noi non vogliamo arrivare là, perché ancora grazie proprio allo sforzo del popolo hanno cercato sempre di non arrivare a quell'estremo di Corea del Nord. Però le cose, il loro pensiero è un pensiero proprio uguale a chi governa Corea del Nord. C'è anche la TV iraniana e tutto il resto, però la gente cerca, per questo ti dico questa lotta continua, anche perché c'è proprio, noi abbiamo come un futuro, se cediamo Corea del Nord e finisce là. Loro avranno anche il potere per bomba atomica a presto, e quindi dobbiamo rimanere zitti tutta la vita. Quindi adesso è il momento, costi quello che costi, ma da rovesciare il regime. Le persone possono fare la differenza. Assolutamente. I numeri comunque nelle piazze di sicuro sono come si dice, fondamentali, ma come ti dicevo, in questo momento bisogna proprio un aiuto esterno a livello delle armi, quindi militare, che aiuta un popolo che invece non è armato. Va bene, grazie mille Rayane, veramente, almeno per me è stato veramente molto interessante ascoltarti, veramente tanto.